Oggi parliamo di randonautica. Cos'è la randonautica e le applicazioni che si scaricano per fare randonautica? Come funzionano? Il Challenger SIA. Allora, lo so che di solito questi video si fanno di notte col buio, ma come potete vedere è scattato adesso un allarme dell'applicazione per la randonautica e ci sta mandando in un luogo ben preciso. Andiamo a vedere cosa si trova a quest'ora del mattino. L'applicazione ci dice Welcome to Randonaut. Andiamo a vedere la location allora. Vediamo un'anomalia. Vai. Selezioniamo la distanza e via. Let's go. Vediamo dove ci sta portando. Allora siamo arrivati nel posto dove ci ha portato. C'è questa statua dei due poeti, Vittorio Gianfranco Cesare e Vittorio Gianfranco Bettelloni, i tre fratelli, e mi stavo domandando perché, poi improvvisamente ho capito. Vedete sul retro ci sono delle scritte e le scritte hanno un significato ben preciso. Infatti su questo ceppo, una volta, che era rivolto da questa parte, c'era il busto del generale fucilatore, il generale Graziani. E anche per questa volta l'applicazione Randonauta ha fatto centro, ci ha portato in un posto dove veniva commemorata sicuramente una figura, una persona molto discussa nella storia, che ha avuto onori e anche grosse denigrazioni a causa della sua crudeltà nei confronti dei soldati che comandava, e quindi bagni di sangue. Ora vediamo dove ci porterà l'applicazione. Ora proviamo un'altra applicazione, sempre di randonautica, questa Randonautica It. Una volta aperta ci mostra subito una mappa e siamo esattamente nel posto che ci mostra. Vediamo un'anomalia, 1000 metri. Ah no, 1, start. Vediamo in che altro posto ci porta. Ci porta in mezzo al lago, quindi noi possiamo che avvicinarci all'acqua. In questo momento vediamo un attimino a quanto dalla sponda, eccolo lì, ci porta esattamente dritti lì. Questo significa che sicuramente qualcuno qua nel lago è annegato, per cui ci porta esattamente in un posto dove può essere successo un fatto del genere, e noi più di così non possiamo avvicinarci. Non ho una barca adesso a disposizione, ed ecco il posto. Ecco che ci ha portato in due posti molto vicini, dove effettivamente o si ricorda o è successo qualcosa di violento. La statua di prima, ho letto la storia e praticamente i parenti dei soldati che ritenevano essere ingiustamente fucilati durante una fuga, una ritirata non strategica, hanno preso il busto del generale e l'hanno buttato appunto nelle acque del lago, dove poi è stato recuperato
ed era a posto su quel ceppo che abbiamo visto prima. Allora, vediamo di capire come funziona un'applicazione di randonautica. Allora, apriamo l'applicazione. Come vedete ci dice benvenuto e quindi adesso ci chiede di trovare un posto di anomalia, di attratto o di void. Allora cerchiamo di capire. Gli attrattori sono quelli con più punti quantici che aumentano le probabilità di trovare la nostra risposta, cioè poi noi dovremo pensare a una cosa piacevole o meno piacevole che vorremmo trovare. I void sono invece i punti dove c'è meno punti quantici di attrazione, e le anomalie possono essere un punto di interesse come un buco nell'acqua. Quindi noi per esempio scegliamo l'anomalia, siamo un'anomalia e quindi dobbiamo scegliere a quanti metri di distanza dove siamo vogliamo trovare l'anomalia. Mettiamo il metraggio minore, che sono 1000 metri, poi vogliamo vedere quanti punti facciamo, un punto solo, e andiamo a vedere. Quindi in questo momento dobbiamo pensare intensamente a quello che vogliamo cercare o trovare, ed ecco che ci dà un punto sulla mappa. Un punto sulla mappa. Possiamo andare nella mappa e ci darà anche il percorso da fare e quanta strada a trovare per andare a trovare il punto che noi siamo interessati a trovare. Ecco come possiamo descrivere in poco cosa significa randonautica, cioè girare per trovare cose. Teoricamente qua, una volta che voi siete partiti per il primo punto, dovreste aver iniziato un viaggio che punto per punto vi aiuterà a trovare quello che avete desiderato. Dov'è allora la pericolosità di questa applicazione tanto decantata? Gente che ha trovato cadaveri, gente che ha trovato buchi spazio-temporali, secondo le testimonianze e quello che si trova su YouTube e su TikTok. È pericoloso perché molti ragazzini seguono questi forum e vanno a trovare luoghi dove ci si può fare anche del male, oppure si spaventano così tanto che poi hanno dei problemi psicologici. Praticamente lavora su un indotto psicologico. Se voi sperate di trovare una cosa macabra, troverete un punto macabro. Se voi sperate di trovare una cosa bella, troverete un punto bello, magari un punto dove c'è un bel panorama. Se andate di giorno vedrete delle cose, se lo utilizzerete di notte vedete delle cose diverse. Un'applicazione nata come un gioco, nata per essere un gioco, è diventata in effetti una leggenda su internet. Il problema è che molti ragazzini si sono fatti selfie sui binari, sono andati sull'orlo di burroni e sono successe anche cose molto drammatiche. Ma questo è il vero terribile segreto della randonautica, che ha spinto vari ragazzi di tutte le età a portarsi a fare cose estremamente pericolose ed estremamente stupide, tutto per creare del sensazionalismo. Per questo video è tutto, mi raccomando iscrivetevi al canale, mettete un bel like, aiutatemi a crescere, condividete il video. Se volete saperne di più sulla randonautica, mercoledì prossimo alle 21:30 ci sarà la diretta con Gennaro di Smart Video Photography e una ospite a sorpresa, e sarà una puntata dedicata alla randonautica. Ciao!